Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Erleada Janssen Cilag SPA. Ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'è Erleada? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Erleada durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Erleada? Erleada è un farmaco a base del principio attivo apalutamide, appartenente alla categoria degli antiandrogeni e nello specifico antiandrogeni. È commercializzato in Italia dall'azienda Janssen Cilag SPA. Erleada può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Erleada 60 mg 112 compressa rivestita con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Janssen Cilag International NV. Concessionario: Janssen Cilag SPA. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo apalutamide. Gruppo terapeutico antiandrogeni. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: Erleada è indicato negli uomini adulti per il trattamento del carcinoma prostatico resistente alla castrazione non metastatico, NMCRPC, che sono ad alto rischio di sviluppare malattia metastatica, vedere paragrafo 5.1. Posologia. Il trattamento con apalutamide deve essere iniziato e supervisionato da medici specialisti esperti con esperienza nel trattamento medico del carcinoma prostatico. Posologia. La dose raccomandata a 240 mg, 4 compresse da 60 mg, come singola dose orale giornaliera. Nei pazienti non sottoposti a castrazione chirurgica, è necessario continuare la castrazione medica con un analogo dell'ormone di rilascio delle gonadotropine, NRA, durante il trattamento. Se una dose viene dimenticata, questa deve essere assunta quanto prima lo stesso giorno, ripristinando il normale regime posologico il giorno successivo. Non devono essere assunte compresse in PA per recuperare la dose dimenticata. Se viene manifestata dal paziente una tossicità di grado A0 INTR o una reazione avversa intollerabile, la somministrazione deve essere sospesa invece di interrompere definitivamente il trattamento fino a quando i sintomi non migliorano tornando a un grado A01 o al grado originario, quindi il trattamento deve essere ripreso alla stessa dose o a una dose ridotta, 180 mg o 120 mg, se giustificato. Per le reazioni avverse PA comuni, vedere paragrafo 4.8. Popolazioni speciali. Anziani. Nei pazienti anziani non è necessario alcun aggiustamento della dose, vedere paragrafi 5.1 e 5.2. Insufficienza renale. Nei pazienti con insufficienza renale da lieve a moderata non è necessario alcun aggiustamento della dose. È necessario prestare cautela nei pazienti con insufficienza renale grave in quanto apalutamide non è stato oggetto di studio in questa popolazione di pazienti, vedere paragrafo 5.2. Se il trattamento è iniziato, i pazienti devono essere monitorati per le reazioni avverse elencate al paragrafo 4.8 e la dose deve essere ridotta come descritto nel paragrafo 4.2. Posologia e modo di somministrazione. Insufficienza epatica. Nei pazienti con insufficienza epatica lieve o moderata al basale, classe KILD PUG A e B, rispettivamente, non è necessario alcun aggiustamento della dose. Erleada non è raccomandato nei pazienti con insufficienza epatica severa, in quanto non vi sono dati in questa popolazione di pazienti e apalutamide è principalmente eliminata per via epatica, vedere paragrafo 5.2. Popolazione pediatrica. Non esiste alcuna indicazione per un uso specifico di apalutamide nella popolazione pediatrica per il trattamento del carcinoma prostatico resistente alla castrazione non metastatico. Modo di somministrazione. Uso orale. Le compresse devono essere deglutite intere e possono essere assunte durante o lontano dai pasti. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Donne in età fertile o in stato di gravidanza, vedere paragrafo 4.6.
Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Convulsioni. Erleada non ha raccomandato nei pazienti con anamnesi di crisi convulsive o altri fattori predisponenti, inclusi, ma non limitati a lesioni cerebrali sottostanti, infarto recente, entro un anno, tumori, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. L'eliminazione di apalutamide e la formazione del suo metabolita attivo, N-dismetilapalutamide, sono mediate sia da CYP2C8 sia da CYP3A4 in misura paragonabile allo stato stazionario. Non si prevede alcuna, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Erleada durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Erleada durante la gravidanza e l'allattamento? Contraccezione negli uomini e nelle donne. Non è noto se apalutamide o i suoi metaboliti siano presenti nel liquido seminale. Erleada può essere nocivo per il feto in fase D, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Erleada non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Tuttavia, sono stati riportati casi di convulsioni in pazienti che assumono Erleada. I pazienti devono essere informati di questo rischio per la guida o per l'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse PA comuni sono: affaticamento, 30%, eruzione cutanea, 24% di qualsiasi grado e 5% di grado 3 o 4, calo ponderale, 16%, artralgia, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non esiste un antidoto noto specifico per il sovradosaggio di apalutamide. In caso di sovradosaggio, il trattamento con Erleada deve essere interrotto e si devono adottare le misure di supporto generali fino alla diminuzione o risoluzione della tossicità clinica. Nei casi di sovradosaggio non sono state ancora osservate reazioni avverse. Si presume che tali reazioni abbiano caratteristiche simili alle reazioni avverse elencate al paragrafo 4.8. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Terapia endocrina, antiandrogeni, codice ATC. L02BB05. Meccanismo d'azione. Apalutamide ha un inibitore selettivo orale del recettore androgenico, AR, che si lega direttamente al dominio di legame del ligando. Proprietà farmacocinetiche. Dopo dosaggio ripetuto una volta al giorno, l'esposizione ad apalutamide, Cmax, e l'area sotto la curva della concentrazione AUC, è aumentata in maniera proporzionale alla dose nell'intervallo di dosaggio da dati preclinici di sicurezza. Apalutamide non ha risultato genotossico in una batteria standard di test in vitro e in vivo. Non sono stati condotti studi a lungo termine sugli animali volti a valutare il elenco degli eccipienti, nucleo della compressa, silice colloidale anidra, sodio cross caramelloso, ipromellosa acetato succinato, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, silicizzata, rivestimento con film, ossido di ferro nero, E172, ossido di ferro giallo. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.